Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, prendendo spunto da una serie di risultati ottenuti da una nostra vecchia conoscenza del formato, Michael Liffredo, che già in passato aveva collaborato con il nostro canale. Nel precedente primer si era avventurato con un generale con un'identità colore insolita, incolore, mentre questa volta si impossessa del blu, accedendo a uno degli arsenali sul fronte delle interazioni più ricchi di tutto il formato. Come se non bastasse, la leggendaria sotto la nostra lente di ingrandimento è molto strana e pericolosa, almeno a giudicare di primo acchito le sue abilità, per tutti quelli che proveranno anche solo ad avvicinarsi alle sue spire mortali. Questa volta vi parleremo di Octavia, Living Thesis. Siamo al cospetto di una delle creature leggendarie provenienti dal Commander 2021, più precisamente dal precostruito Prismari Performance, dedicato all'omonima scuola di Strixhaven, che nei colori IZ provano a valorizzare le magie, mostrando anche solo con il blu un potenziale elevato, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 10 mana, 8 generici e 2 blu, abbiamo una piovra elementale, con forza 8 e costituzione 8, e ben 3 abilità, tutte e 3 orientate a ben rappresentare il piano di Strixhaven. Nella prima abilità abbiamo, questa magia costa 8 mana generici in meno per essere lanciata se hai 8 o più carte istantaneo e o stregoneria nel tuo cimitero. Nella seconda c'è Egida 8, ogni qualvolta questa creatura diventa bersaglio di una magia o abilità controllata da un avversario, neutralizza quella magia o abilità a meno che quel giocatore non paghi 8 mana generici. Infine nella terza troviamo Arte Magica, ogni qualvolta lancio o copi una magia istantanea o stregoneria, una creatura bersaglio ha forza e costituzione base 8-8 fino alla fine del turno. Siamo di fronte a una creatura dalle statistiche imponenti, con un costo di cast solo all'apparenza improponibile, per un formato come il Centurion, visto che la prima abilità offre uno sconto sul cast enorme, purché il nostro cimitero sia pieno di istantanei e di magie. Ma non basta, la sua seconda abilità la rende praticamente imbersagliabile, visto il valore 8 di Egida, risultando praticamente immune a tutte le remozioni dirette, che fungono da principali interazioni nel formato, per una naturale resistenza in campo invidiabile. Ciliegina sulla torta abbiamo un effetto di pump anche piuttosto rilevante se castiamo una magia mentre in campo è presente un'altra creatura, anche sotto forma di semplice token, trasformandolo in un bittante poderoso, come se la nostra piovra elementare non fosse abbastanza minacciosa. Insomma, un concentrato di abilità e caratteristiche questa Octavia Living Thesis, che però necessita di una serie di accorgimenti specifici per rendere al meglio tra i campi da gioco, come avremo modo di illustrarvi in questo primer, a lei dedicato. Visto quanto offre Octavia Living Thesis, è chiaro che dobbiamo soddisfare al più presto la prima clausola della sua abilità, riempiendo in fretta il cimitero di magie per ridurre a soli 2 mana a blu il suo cast, mettendo subito pressione al nostro avversario. Per fortuna abbiamo accesso, con il Colopai a disposizione, di una pletora di strumenti pensati appositamente per il Mill, senza contare che sono delle magie che ben sinergizzano con il resto delle peculiarità del generale, tra Brain Freeze, Dream Twist, Mental Knot, Overworld Gates, True Score e Tom Score. Un primo drappello di carte a cui affiancheremo un paio di creature, un'iconica per questa meccanica Etron Crab e una recente, Melfor's Critter Keeper, che con la sua avventura Adventure Deeper ci permette un effetto aggiuntivo, oltre a offrirci ottimi bersagli per la terza abilità del comandante. In aggiunta, sfruttando la sua abilità Surveil, annoveriamo Mission Briefing, che ha anche la capacità di recuperare una magia finita troppo presto nel cimitero, oltre a un'icona di questo color pie, Snapcaster Mage, che ci dà modo di castare riprendendo in mano qualcosa di utile in futuro. Di suo la nostra piovra elementale ha delle statistiche di tutto rispetto, che sono in grado di imporre un clock al nemico di soli 3 turni, ma non ha dalla sua delle keyword che le permettono di superare i paranti avversari. Per questo motivo inseriamo diversi bounce effect per spianarle la strada, con Blink of an Eye, Chain of Vapor, Into the Roil, Snap, Unsustained Wind's Rebuke e Will Draw. A queste magie, utili anche a proteggere il nostro generale da una vratta globale, dandoci modo di ricastarlo dalla mano senza sforzo, aggiungiamo Brother Borrower con la sua avventura Petty Thief, così da avere un'ulteriore creatura versatile, volante e ingrossabile agevolmente grazie alla terza feature del comandante. Per il nostro desiderio di riempire il cimitero in fretta, avendo comunque in mano un numero adeguato di risposte, saranno perfetti i cantrip del formato con Brainstorm, Ponder, Preordain e Serum Vision, in grado di unire entrambe le nostre necessità. Anche Gitaxian Probe e Keep hanno un ruolo importante per il nostro game plan, perché ci possono far scoprire eventuali interazioni dannose per il nostro comandante, così da farci giocare più accorti, pronti a replicare con le opportune interazioni alle minacce del nemico. Altro gruppo di magie utili a soddisfare i vincoli del generale è ben rappresentato da tutto quello che ci offre Card Selection, dandoci modo di scremare il grimorio, scartando dalla mano o dalla pila quel che non ci piace, scegliendo tra Careful Study, Consider, Curate, Frantic Search, Impulse e Saloon Division. Tra le carte che potremo selezionare e quelle gettate nel cimitero, faremo molto presto a raggiungere il limite delle 8 magie nel grave, sfruttando con profitto l'ingresso del comandante, che così ci verrà a costare solo 2 mana per il cast.
Capito che di mezzi per far entrare presto Octavia in campo ne avremo molti, ci resta da risolvere la sua incapacità di essere incisivo se il board risultasse affollato. Per questo motivo inseriamo alcune tech, Leap, Shadow Rift e Slip Through Space, che possono ovviare a questo frangente spiacevole, oltre a farci pescare una nuova carta, il che non guasta mai. Dovendo massimizzare il numero di magie, purtroppo non possiamo inserire molte creature in questa build, così da sfruttare al meglio la terza abilità del comandante. Ci sono però un paio di escamotage, Hard Evidence, che produce al volo dei token, e alcune terre animabili, Blink on Nexus, Mishas Factory e Mutavolt, che ci possono venire in soccorso. Non sono certo molte opzioni, sia chiaro, ma ci basteranno per gettare nel panico il nostro opponente, che sarà costretto ad affrontare non uno ma ben 2 8-8 pronti a picchiarlo senza troppi complimenti. Tra le terre speciali abbiamo poi un'altra tech interessante, Minamo, School of a Water Gauge, che ci darà modo di stappare il nostro generale per avere sia un bittante sia un parante enorme, pronto a frenare qualsiasi tentativo del nemico di assaltare i nostri punti vita. Se le finalità per rendere la nostra Octavia Living Thesis la nemesi di ogni opponente sono semplici e chiare, tutto si fa un po' più complicato quando dovremo scontrarci con la pletora di strumenti di interazione che ci proveranno a sbarrare il cammino. È chiaro che buona parte dei nostri strumenti appena descritti si offre per darci sempre qualcosa di utile in mano, dove aggiungeremo giusto Gash e Vision of Beyond come ulteriori elementi di card draw, così da avere sufficienti slot liberi per replicare colpo su colpo a ogni intemperanza del nemico. Di certo non ci faremo mancare i counter, con un'ampia selezione di carte, tra le quali spiccano anche scelte meno usuali come Censor, Daze, Loose Focus, Miscalculation e Wash Away, oltre a quelle classiche, visto che saranno quasi sempre l'unico strumento a protezione delle nostre giocate. Chiaramente introdurremo anche Stifle e Tail's End, perché vogliamo essere sempre pronti a disattivare qualche pericoloso trigger, così da darci il tempo necessario per raddrizzare i matchup più complicati o banalmente sballare la mana base avversaria colpendo una feccia al momento giusto. E visto che ci farà molto comodo avere il board vuoto per picchiare senza intoppi con il nostro generale, con Engulf Shore e Whelming Wave, ci potremo garantire un bounce effect globale che difficilmente ci farà riprendere in mano la nostra piovra elementale, per un attacco che quasi sempre risulterà letale. Con finalità analoghe introduciamo alcuni effetti di tap tra Exhaustion e Gigadraws, a cui affiancheremo Maze of It, per evitare che a board vuoto ci troviamo a subire troppi danni, così da avere tempo di chiudere la nostra volta prima che sia troppo tardi. C'è ancora spazio per qualche tech estemporanea tra Psionic Blast, Suspend e Magic Scroll, sfruttando tutto quello che il blu può offrire tra Removal e Tutori, in questo color pie che negli anni ha accumulato una miriade di soluzioni. Infine chiudiamo questa carrellata di strumenti con alcune carte modali, Archmage Charm, Cryptic Command, Sci-Fi Charm, Supreme Will e Vision Charm, che offrono in alcuni casi anche con poco mana diverse opzioni papabili per replicare a ogni situazione. Un arsenale pronto a proteggere al meglio la nostra Octavia Living Thesis, che non vede l'ora di entrare in campo, agitando i tavoli da gioco con i suoi enormi tentacoli e il becco, pronto a spezzare ogni ostacolo sul suo cammino. Sin dalla sua comparsa, Michael Liffredo si è messo al lavoro attorno a questa Octavia Living Thesis per costruire una build che permettesse di trovare il giusto bilanciamento tra le sue abilità e i vincoli sul costo di cast, favorevoli ma non certo facili da ottenere. Si sono succedute una serie di evoluzioni, passando da una prima versione che puntava a utilizzare creature evasive, alla lista attuale, che vi abbiamo illustrato in questo video e che punta a un controllo del board oppressivo, a forza di counter e rimbalzini. Questo approccio, che ha portato il nostro deck builder a vincere un torneo e a un buon piazzamento in un altro evento, ha premiato con i risultati, anche grazie alle molte prove e ottimizzazioni che hanno permesso di portare questo archetipo alla ribalta. Il focus è sempre quello di far entrare presto in campo Octavia Living Thesis, anche se, nel meta attuale, che si sta delineando in queste ultime settimane nel formato, non è certo un'impresa facile da ottenere. Costruire un piano di gioco intorno a questa Octavia Living Thesis, a detta di Michael Liffredo, non è stato affatto facile, sia perché si basa su un colore, il blu, non certo scontato da addomesticare, sia per la varietà di possibili carte da inserire, che possono variare anche di molto l'intera build. Alla fine sono state preferite le magie dal costo basso e quelle con flashback, senza disdegnare un comparto interazioni robusto, vista anche la nostra scarsa presenza con delle creature in campo, a parte quella del generale e di poche eccezioni. Quindi, soprattutto verso gli archetipi veloci, sono fondamentali le mani iniziali e una certa predisposizione a riempire il cimitero presto, tutelandoci con il compatto counter per evitare qualche brutta sorpresa fino alla venuta in campo della nostra piovra elementale. Il resto lo farà Octavia Living Thesis, soprattutto se riusciremo a farla restare in campo quanto basta per avviluppare con le sue spire ogni possibile resistenza. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Octavia Living Thesis si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco.
Visto l'arsenale di interazioni a base blu presenti nella lista, non saremo mai particolarmente in svantaggio verso quasi tutti gli archetipi, per via della nostra naturale propensione a rispondere attivamente a qualsiasi tipo di minaccia. Certo, di fronte ad aggro molto spinti potremmo trovarci in seria difficoltà, ma con le mani giuste, anche in questi frangenti, avremo modo di raddrizzare la partita, anche perché singoli bittanti faranno molta fatica a sovrastare il nostro comandante. Il vero problema risiederà nella nostra capacità di gestire al meglio le risorse a disposizione, non vanificando le risposte in mano, senza un'attenta lettura di ogni singola situazione, altrimenti perderemo più di un match, anche contro i pronostici più favorevoli. La lista presentata da Michael Liffredo, costruita intorno a Octavia Living Thesis, contiene tutto quello che gli ultimi set ci possono offrire per migliorare il game plan, in bilico tra Control e Automil, per tenere testa ai nostri avversari. Tutto quello che potrà ridurre la curva o offrirci nuovi strumenti in grado di riempire il cimitero in fretta saranno ben accetti, entrando di diritto nel tuning necessario per migliorare questo archetipo, non certo facile da pilotare. Di certo ci sono tutti gli elementi al momento per rendere questa lista, sorretta da Octavia Living Thesis, un'ottima scelta per affrontare il Centurion, pronti a mettere in luce tutto il proprio valore come giocatori. Siamo arrivati al termine di questo video, ringraziamo Michael Liffredo per averci illustrato tutte le tech e la sua esperienza accumulata con questo generale, che dalla profondità dei mari prova a dire la sua in questo formato 1v1. Se vi piace il blu e il controllo della partita, ma volete una win condition solida in grado di chiudere le partite in tempi ragionevoli, questa Octavia Living Thesis potrebbe fare al caso vostro, offrendovi anche degli spazi di manovra per una build che strizza l'occhio anche al budget. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarsi sempre qui su Underground Sea.